Qualche mese fa abbiamo fatto una storia sul nostro profilo Instagram chiedendovi quale paese vorreste vedere sul nostro canale YouTube. Sorprendentemente la maggior parte di voi ha risposto Filippine. Così, super entusiasti, abbiamo organizzato tutto e preso un biglietto per scoprire questo nuovo paese. E da dove potevamo iniziare se non dalla sua capitale? Eccoci ragazzi, siamo a Manila. Finalmente ci siamo ripresi da ieri perché ieri sera siamo andati a letto completamente cotti e questa mattina ci siamo svegliati cotti, ma siamo andati subito a berci un bel caffè e poi siamo venuti qua nella BGC di Manila. Sì, infatti vogliamo raccontarvi un po' com'è andata la nostra mattinata. Ci siamo svegliati sentendo delle urla, sembrava proprio urla da tipo parco giochi, sì. qualcosa del genere. Affacciandoci dalla finestra del nostro hotel e abbiamo visto proprio dei bambini su quella, sapete quella barchetta tipo che fa ad altalena? Praticamente nella loro ricreazione loro hanno questa giostra. Sì, questa giostra, sì, una giostra. È stranissimo perché noi non siamo abituati a vedere una giostra dentro una scuola. Ci faceva ridere questa cosa. Infatti eravamo curiosi delle urla che sentivamo. Abbiamo soggiornato a Lisin, nel quartiere di Makati, e dobbiamo dire che ci siamo subito sentiti a nostro agio qui. È un quartiere molto locale che ci ha incuriosito per i suoi tricycle sgangherati che corrono su e giù per le vie e questi bus un po' buffi che accompagnano le persone studenti in giro per la città. Adesso però ci troviamo al BGC, che è proprio il centro di Manila, la parte molto più costruita, molto più lussuosa della città, e BGC sta per... Bonifacio Global City. Quindi andiamo a vedere com'è. Ogni volta impazzisco quando vedo questi mercati di piante e sono curiosa anche di vedere un po' i prezzi che ci sono, perché io sono del parere che da noi le piante costano sempre tantissimo e effettivamente però guardando anche i prezzi qua, ad esempio per un cactus in miniatura è €1, quindi più o meno come da noi, non cambiano molto i prezzi, però sono bellissime, cioè hanno tipo, sembrano perfette, sembrano finte qua le piante. Vabbè, giusto per dare due impressioni su questa BGC, sembra molto curata e pulita, anche i marciapiedi sono ben fatti, larghi, non si vede una cartaccia per terra e fa piacere, dai. Sì, la qualità dell'aria però, se possiamo dirlo, si sente che è molto inquinata. Sì, sì, non è delle migliori Si assolutissimamente. sente proprio nella gola qui qualcosa di strano, Sì. mi viene sempre da deglutire o bere tanta acqua, quindi penso sia molto inquinata come città. Però quando vedo questi grandi marciapiedi con gli alberi, i grattacieli, non so perché ma mi viene sempre da pensare a un rendering, sembra finto ogni tanto a certi posti. Mi viene proprio da pensare a quei progetti con gli omini, con gli alberi, con i grattacieli di fianco. Già comunque rispetto a Makati si nota la differenza sia nella qualità possiamo dire, delle infrastrutture, dei marciapiedi, delle strade, ed è davvero diverso. È davvero impressionante in queste grandi città vedere il contrasto che c'è tra la parte diciamo un po' più ricca, a pochi passi si trovano queste case popolari molto più umili ed è davvero interessante e sorprendente diciamo il contrasto che si trova in queste città asiatiche. Più che altro lascia sbalorditi e fa davvero riflettere. Guarda che
bella che è la vista. Eh sì, da buoni italiani non abbiamo saputo resistere a venire qui e siamo curiosi di vedere la Venezia di Manila. Eccoci qua ragazzi, siamo al Venice Grand Canal Mall. Come vedete l'Italia è raffigurata ovunque. Questa cosa qua ci rende sempre orgogliosi. Ovviamente comunque dobbiamo dire una cosa. Di Venezia ce n'è solamente una nel mondo ed è in Italia. Perché ovunque andiamo c'è Little Venice, basta che ci sono 2 canali in giro, ma Venezia è quella italiana. Non dimentichiamocelo mai questo, Infatti come vedete questo mall è proprio a tema Venezia, ci sono anche le gondole, c'è questo canale artificiale che hanno ricreato e la gente lo utilizza. Sì. C'è qualche anche parola italiana, le musichine classiche italiane di sottofondo. C'è O Sole Mio. Esatto. Allora ragazzi, se vi interessa il giro in gondola, 400 pesos a persona, circa 6 euro. Sentite che canta il gondoliere? Una cosa importantissima che dobbiamo fare oggi è immediatamente una SIM card, perché ieri sera siamo arrivati in hotel ma eravamo stracotti, quindi non siamo usciti. Questa mattina siamo andati al 7-Eleven sotto consiglio appunto del nostro hotel, ma ci hanno detto che non le fanno più le SIM card, quindi adesso siamo qui nella zona centrale e cercheremo subito di acquistarne una, e almeno riusciamo a connetterci perché siamo sconnessi praticamente da un giorno. Ragazzi, si è fatta sera, abbiamo avuto poche ore a disposizione per visitare questa città, di cui la maggior parte, 3 ore sono andati via per fare la SIM card, cosa non semplice qua. No, infatti non è stato affatto semplice. Ma di questo ve ne parleremo poi in un altro video. Adesso siamo qui alla Bonifacio High Street, che è questa via pedonale con un sacco di negozi, e concludiamo qui la nostra giornata a Manila. Prima di lasciarvi volevamo fare alcune considerazioni che abbiamo notato un po' visitando Manila oggi. Sì. La prima cosa è che i filippini sembra che mangino un sacco di fast food. Sì, cioè, sono dappertutto. Ci sono un sacco di catene, non c'è proprio diciamo un cibo autentico, non riusciamo a trovarlo. Qua e là si legge che comunque Manila è una di quelle città che si può tranquillamente saltare, perché le Filippine offrono tutt'altra bellezza che merita appunto di essere esplorata. Ma noi abbiamo deciso comunque di fermarci almeno un giorno per farci la nostra personale opinione, e in modo da poter parlare per esperienza, ecco. Ci piace comunque, diciamo, provare e poi in base alle nostre esperienze portare la nostra opinione, e se magari raccomandiamo un posto oppure no, ma vogliamo farlo con la nostra sincera esperienza. Esatto, e poi Manila viene giudicata anche molto pericolosa. In realtà se si sta nelle zone centrali noi non abbiamo avuto assolutissimamente problema, abbiamo girato comunque sempre Sì. con la fotocamera attiva e Esatto. anzi abbiamo solo avuto gente che voleva farsi riprendere, ma nessun problema, diciamo, non ci hanno Sì. proprio guardato in maniera particolare, No, strana. dai. Quindi se state nelle zone magari centrali non avrete sicuramente problema a girarla. Per il momento vi ringraziamo se ci avete seguito fino a qui, come al solito. Ci vediamo alla prossima puntata. Ricordatevi di iscrivervi al canale, Mettere mi piace al video. condividerlo con chi volete e noi ci vediamo Alla prossima, ciao!